Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosa ha di una strolla? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Abunastrol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Abunastrol? Abunastrol è un farmaco a base del principio attivo anastrozolo, appartenente alla categoria degli inibitori enzimatici e nello specifico inibitori dell'aromatasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Wellcome Pharma SpA. Abunastrol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Abunastrol 1 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Weil Pharma SRL. Concessionario: Wellcome Pharma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: anastrozolo. Gruppo terapeutico: inibitori enzimatici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Abunastrol è indicato per trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa. Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, che abbiano ricevuto 2 o 3 anni di terapia adiuvante con tamoxifene. Posologia. La dose raccomandata di Abunastrol per gli adulti compresi gli anziani è una compressa da 1 mg una volta al giorno. Per le donne in postmenopausa con carcinoma invasivo precoce della mammella con recettori ormonali positivi la durata raccomandata del trattamento endocrino adiuvante è di 5 anni. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. L'uso di Abunastrol non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti a causa della insufficienza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Danno renale. Non si raccomanda nessuna variazione di dosaggio nei pazienti con danno renale lieve o moderato. La somministrazione di Abunastrol deve essere effettuata con attenzione nei pazienti con danno renale grave, vedi paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione epatica. Non si raccomanda alcuna variazione di dosaggio nei pazienti con compromissione epatica lieve. Si consiglia cautela nei pazienti con compromissione epatica da moderata a severa, vedere paragrafo 4, 4. Modo di somministrazione. Abunastrol deve essere assunto per via orale. Controindicazioni. Abunastrol è controindicato in donne in gravidanza o durante l'allattamento al seno, ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Anastrozolo non deve essere somministrato a donne in premenopausa. La menopausa deve essere accertata biochimicamente, mediante livelli dell'ormone luteinizzante LH, l'ormone follicolo stimolante FSH e barra olestradiolo, in qualsiasi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anastrozolo inibisce in vitro CYPS 1A2, 2C8, 9 e 3A4. Gli studi clinici con antipirina e varfarina hanno mostrato che anastrozolo alla dose di 1 mg non ha inibito significativamente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Abunastrol insieme ad altri farmaci come Aeroskessara Euro, Aerosnolvadex Euro, Aerosnomafena Euro, Aerosertama Euro, Aerostamoxene Euro, Aerostamoxifenega Euro, Aerostamoxifene Ratiofarma Euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Adjunastrol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Adjunastrol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati disponibili relativi all'utilizzo di anastrozolo in donne in gravidanza. Studi su animali hanno dimostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Anastrozolo è controindicato durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Anastrozolo non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, astenia e sonnolenza sono stati riscontrati a seguito dell'utilizzo di anastrozolo, e occorre prestare attenzione quando si guidano o si usano macchinari se tali sintomi persistono. Effetti indesiderati. La tabella che segue riporta le reazioni avverse rilevate da studi clinici, studi post-marketing o segnalazioni spontanee. Se non specificato, le categorie di frequenza sono state calcolate dal numero vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Esiste una limitata esperienza clinica di sovradosaggio accidentale. Negli studi sull'animale, l'anastrozolo ha dimostrato bassa tossicità acuta. Gli studi clinici sono stati condotti con vari dosaggi di anastrozolo, fino a 60 mg in dose singola nei volontari maschi sani e fino a 10 mg al giorno nelle donne in post-menopausa con carcinoma della mammella in stadio avanzato. Questi dosaggi sono stati ben tollerati. Non è stata stabilita la dose singola di anastrozolo che provochi sintomi tali da porre il soggetto in pericolo di vita. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio ed il trattamento deve essere sintomatico. Nel trattamento del sovradosaggio deve essere tenuta in considerazione la possibilità che siano stati assunti farmaci diversi. Se il soggetto ha vigile, può essere indotto il vomito. Poiché copyright l'anastrozolo non si lega altamente alle proteine, la dialisi può essere d'aiuto. Sono indicate misure di supporto generali, incluso il monitoraggio frequente dei segni vitali ed un'attenta osservazione del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori enzimatici. Codice ATC. L02BG03. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. L'anastrozolo è un inibitore non steroideo, potente ed altamente selettivo, dell'aromatasi. Nelle donne in post-menopausa, l'estradiolo ha prodotto proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento dell'anastrozolo è rapido e le concentrazioni plasmatiche massime si ottengono generalmente entro 2 ore dalla somministrazione, in condizioni di digiuno. Il cibo diminuisce leggermente la velocità, ma non dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per gli uomini sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione per elenco degli eccipienti, lattosio monoidrato, povidone, K30, amido di sodio glicolato, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 300. Titanio diossido, e 171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Adjunastrol a base di anastrozolo sono anastrozolo Alter, anastrozolo Aurobindo, anastrozolo Doc generici, anastrozolo EG, anastrozolo Milan, anastrozolo Sandoz, anastrozolo Sa, anastrozolo Teva, anastrozolo Zentiva, Antabrest, Arimidex, Eristrol, Extroplex, Grisette, Roloz, Renazzole. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.